Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, giovedì 28 dicembre del 2023, 2 giorni già alla prossima partita del Milan, perché sabato si torna in campo, c'è Milan-Sassuolo, la 18ª a questo punto, sì, la penultima gara di questo girone di andata del Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Chiedo scusa per questo ciuffetto che è ribelle stamattina, ci ho provato in tutti i modi, ma non si sistema. Speriamo invece si sistemi la classifica del Milan direttamente Caspita. contro il Sassuolo e speriamo che voi mettiate like a questo video, che vi iscriviate al canale, che lasciate un commento qua sotto per dirci la vostra in vista di Milan-Sassuolo con un pezzo in meno, direttore. Te la butto già lì, te l'anticipo già, c'è già un pezzo in meno, un altro. Un pezzo in meno da Milanello, un pezzo forse in più dal mercato, questo è un po' l'argomento di giornata, e tanti pezzettini invece che sarebbero i soldini, le monetine che servirebbero per Xerxes, che invece mi sa che salutiamo con una mano e forse anche con l'altra, agitando, visto che, guarda, ve lo spoilerò già, oggi ha parlato la Gazzetta dello Sport, non è il direttore sportivo, il direttore tecnico del Bologna, Marco Di Vaio, che tra l'altro è sempre molto gentile, devo dire, anche con noi, uno di quelli super gentili. Clausola di Zirkzee vale solo per il buyer di 40 milioni, articolata. Per gli altri club il prezzo è libero. Ergo, venghino, signori, venghino, che il prezzo è libero, Chi offre 40, di più? 40 è la base di partenza e quindi se continua così arriverà la solita squadra di Premier. Magari, che ne so, il buyer decide di investirci per il futuro, che ti devo dire? Non lo so. E il rischio che vada via a tanto, tanto, tanto c'è. Direttore, mi dispiace, non so come dirglielo. Sono Io un po' ma in triste. generale per gli attaccanti è così, cioè nel senso non ci dobbiamo stupire che Zirkzee costi questi soldi, cioè sta facendo una stagione quasi da MVP, non è l'MVP perché ovviamente il Bologna non è primo in classifica, ma da giocatore fondamentale in uno dei top 5 campionati. Ed è normale che i giocatori così, poi per l'età che ha, per le caratteristiche che ha, ti direi, perché sono anche atipiche Eh, per gli attaccanti di oggi, eh, è normale che il valore schizzi eh, alle stelle e che il prezzo sia quello. Possiamo discutere sul fatto che sia troppo alto per per tutti, sì, però non c'è solo l'Italia, ci sono tutte le altre squadre, soprattutto quelle di Premier, che sarebbero e sono, credo, disposte a spenderli questi soldi. Voglio dire, hanno speso 80 milioni per Højlund, che con tutto il bene, ma ha fatto il primo gol in Premier League l'altro ieri, ci sta che si spendano cifre simili anche per altri attaccanti. sì, che a parere mio personale è anche meglio, ma vabbè. Detto ciò, facciamo anche un pochino il punto di mercato prima di entrare nello specifico. Vabbè, dato per fatto Matteo Gabbia, che oggi trasferisce i suoi affetti personali da Villarreal a Milano, fa il più classico si chiamano, dei traslochi, porta armi e bagagli qui e inizia a rinfoltire la batteria di difensori centrali che fino a febbraio-marzo, lo sappiamo, è ridotto all'osso, tant'è che già con la partita con il Sassuolo, con buona probabilità, ci ritoccherà vedere, che non ha fatto male, però da lui magari non sarà felicissimo, Teo ancora una volta centrale, quindi Mh. Florenzi a sinistra, quindi Calabria a destra, quindi il compagno di Teo dovrebbe essere Kier con Simic alternativa. Almeno queste sono state le prove di ieri. Detto ciò, oltre a Gabbia, l'altro nome forte per la difesa in questo momento ha buone chance è l'Englè. Direttore, lo so che lei fa questo sospiro e questo momento di attesa perché sa che non mi piace e Eh, immagino e suppongo non piace neanche a lei, non però fatti salti di gioia, capisco che debba venire a tappare un buco di 1 mese e mezzo, eh, se va bene, dai. Cioè, se Malik Ciao prosegue come prosegue, a metà febbraio, fine febbraio c'è, quindi deve comunque
coprire l'Inglè 7, 8, 9, 10 partite in tutto. Non Sì, tanti. esatto. Più magari, vista l'esperienza che ha, se dovessi essere un pochino corto, può darti una mano anche in Europa. Alla fine anche con l'Aston Villa ha giocato solo in Europa, è vero che era in In Conference, Conference. però comunque ha fatto anche discretamente, ti direi, senza infamia, senza lode, con l'Aston Villa che ha fatto un percorso tranquillo in Conference. Quindi, in realtà viene per tappare quel buco lì, lo sappiamo, lo sapevamo, e è giusto che il Milan comunque lo vada a prendere un difensore centrale. Poi bisogna capire se cioè cosa fare, ecco, perché torna Gabbia, arriva Lenglet, cioè poi quando tornano anche Kalulu e Thiaw, i difensori son Non sono mai tanti, Henry, non sono mai tanti e non sono mai troppi. L'abbiamo vero. capito questa stagione che va così. Più ce n'è, meglio è. Piuttosto stanno seduti in panchina e non mi interessa. Pace, pazienza. Vabbè. Detto ciò, dovrebbero tornare quindi da febbraio a marzo i nostri altri due eroi. A gennaio arriva Gabbia, probabilmente arriva Lenglet e chiudiamo qui la batteria difensori centrali. Detto ciò, per un no, quello di Zirkzee, c'è un sì, anzi un ghirasì, direi, come scrive Gazzetta, Mamma Milan. mia, pane Jalapas stamattina, direttore. No, no, non l'ho detto io, è Gazzetta, Milan Ah, ghirasì. Piace, può lasciare subito Stoccarda. Prezzo ok, il club prepara lo sprint. Lo sappiamo, c'è una clausola da 17 che si può attivare e quindi dopo la Coppa d'Africa, sì. perché anche lui viaggia, va in Coppa d'Africa a giocare il trofeo per nazionali africane insieme a Benasser e insieme a Ciukwese. Tra l'altro ieri il Milan ha fatto un mezzo tentativo per provare ad avere anche il 2, nonostante le nazionali si ritrovino praticamente all'indomani della partita di campionato del 30-31, cioè del 30 in realtà. E quindi vediamo se riusciamo ad averli almeno anche per Cagliari e poi farli aggregare un paio di giorni dopo rispetto al previsto con le Mh. loro nazionali. Altrimenti no, e Ghirassi c'è la buona probabilità che possa arrivare. Nel mentre che Henry ne declama le gesta, ve lo faccio anche vedere. Devo decantare poco le gesta. Allora, partiamo da un presupposto. Il presupposto è: questo ragazzo sta dominando in Bundesliga, okay, cioè questa è la base. Questo ragazzo quest'anno in Bundesliga i numeri li vedete, ditegli qualcosa, mi verrebbe da dire. Cioè, ha Mm. fatto già 2 triplette, ha segnato anche una valanga di doppiette, timbra quasi a ogni partita, non ha segnato contro Leverkusen, contro il Bayern, ha segnato contro il Dortmund, cioè Oh, due ha volte, veramente anche in Coppa di Germania, quindi si può segnare al Dortmund. sì, incredibile, pazzesco, Mm-hmm. si può fare gol al Borussia Dortmund. È un giocatore che sta veramente facendo bene. La mia paura è legata all'effetto wow, diciamo, l'effetto sorpresa. È vero che lo Stoccarda è ripartito alla grande, è vero che sta facendo una stagione diversa rispetto alla scorsa, però ripeto, a 27 anni questo ragazzo, la mia paura, la mia preoccupazione è, l'effetto Piontek, non so come chiamarlo, cioè un giocatore che forse perché è un pochino nel dimenticatoio, forse perché è mai esploso fino a qui, forse perché appunto non in contesti perfetti e invece ora in un contesto perfetto, sia un po' la classica stagione di grazia, Mm. ecco. Questa è la mia preoccupazione. Poi sarei felicissimo se Guirassy venisse al Milan per 17 milioni e continuasse a far 2 gol a partita, cioè, ci mancherebbe altro. Ho un pochino quel sospetto lì. Ho un pochino il sospetto di un ragazzo che possa aver trovato, imbroccato l'anno giusto. Poi non è detto che non ne imbrocchi altri, non è detto che non venga qua a darti una mano, quello lo può fare sicuramente. È che diciamo che la punta del Milan me la immagino un po' diversa.
Ecco, Ti dico, più alla Zirkzee, per dirci. eh, sì, credo che ce la immaginiamo tutti diversa la punta del Milan del prossimo futuro. Ti dico, per quello che vale in questo momento, cioè i 17 della clausola, per il fatto che sia abbastanza in stato di grazia, quindi sperando di comprarci anche lo stato di grazia, Esatto. perché bisogna anche comprarsi quello e ovviamente si scherza, però bisogna far sì che questo ragazzo porti con sé un po' tutto quanto, anche se mi dura, passatemi il brutto termine, anche se mi dura 6 mesi, 12 mesi per 17 milioni, va bene, dai, pazienza, Sì, 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 un ma po' come infatti va lo... bene, non sputiamo assolutamente su Guirassy, anche Sì. perché probabilmente tantissime squadre in Europa lo vorrebbero in questo momento Mm. un attaccante così. Vedi, cambia il cambia prospettive anche in base a quella che è stata la carriera di questo ragazzo e l'età rispetto a Zirkzee. Cioè, oltre che il talento, le caratteristiche, cioè son proprio 2 prospettive diverse, però ti deve dare una mano in questo Mm. momento, ti deve dare una mano, anche perché Olivier Giroud abbiamo capito che se deve giocar tante partite fa fatica, Non ce la fa? e quindi è così. E Jovic, per quanto abbia un pochino ingranato, adesso è alle prese con un problema fisico, ha un solo anno di contratto, ti aggiungo, e quindi comunque in estate il contratto gli scade e va a capire se glielo rinnovi, perché devi rinnovare poi e pensare a rinnovare anche Giroud eventualmente, quindi dei ragionamenti li dovrai fare. È come se ti mettessi un pochino al riparo andando a prendere Guirassy, perché comunque non ha 35 anni, ne ha 27 e puoi avere un attaccante di backup, punto. Poi sugli altri hai ragione. No, ma certo, diciamo così, se per caso mai dovesse continuare ad andare avanti così per altri 3-4 anni, sei a posto, tra virgolette, e ok. Certo, Eh, Se invece si dovesse, diciamo così, rivelare un giocatore che è più di complemento, l'hai pagato relativamente il giusto per essere una punta, esatto, poi in estate magari fai l'investimento quello vero per la punta titolare e lui speriamo. rimane a fare, diciamo così, il 9 di complemento, come Sì, potrebbe poi essere... dipenderà, Simo, ti aggiungo Mm. una cosa, dipenderà anche come giocheremo l'anno prossimo, Certo, perché chi magari allena l'anno l'anno prossimo prossimo, eccetera, eccetera. giochi a 2 punte e quindi ti servono 4 attaccanti e mezzo, quasi 5, se giochi a 2 punte. Immaginando che Rafael Leao possa fare anche la seconda punta in un altro sistema e con altri allenatori, comunque ti servono altri 3 attaccanti davanti, Certo. quindi puoi avere Guirassy, ti torna estremamente utile. Questo non lo puoi sapere adesso. Ultimissima, dove è finito Yunus Musa? Perso nei meandri degli affaticamenti di Milanello, Devo che richiamare ancora non... Frigatti? Sì, Va che richiamo Frigatti, eh? credo di sì, potrebbe strappare il Guinness World Record a Simon Kier. Eh, No, spero onestamente di no. Spero onestamente di no. Yunus che è rimasto affaticato dalla trasferta di Newcastle, quindi dal 13 dicembre in poi. Siamo arrivati al 28, quindi sono passate 2 settimane già piene. Non giocherà con ogni probabilità sabato e quindi viaggia verso le 2 settimane e mezzo già di assenza. Eh, ma perché Non so poi? cosa dire, non so cosa... ve l'ho detto l'altro giorno un po' col cuore in mano. Io onestamente mi fido il giusto ormai di ciò che esce da lì, Io ti ma stavo per perché dire, ci ma siamo perché? scottati troppo. Cioè, io vabbè, niente. Continuiamo a vendere questi affaticamenti, non lo so, li avremo in sconto 2 per 1 probabilmente, perché se arriviamo oltre le 3 settimane non è un affaticamento, inutile che ci prendiamo in giro tutti quanti, cioè, però va bene così, cosa ti devo dire, tanto cosa vuoi farci? Niente. Noi Niente, non possiamo di certo farci niente, oltre a esporre e mettere sul tavolo certi problemi e certe cose. Ci rimettiamo a far questo, speriamo di farlo bene, però poi i problemi vanno risolti da altri e vanno, anche ti direi comunicati da altri e in altro modo.
noi ci rimettiamo a commentare, a parlare e a sottolineare quello che succede. Henry, grazie. Noi ci ritroviamo tra poco per il talk di metà giornata e poi in serata, anzi tardo pomeriggio, torna Carlo Pellegatti con Filo Rossonero e quindi Mattino Milan l'avete appena finito di vedere, talk e poi come al solito in serata Carlo Pellegatti, mentre domani, giorno di avvicinamento alla partita, avremo Mattino Milan, talk del pomeriggio, già praticamente a ridosso della conferenza stampa poco dopo, e poi in serata Matteo Moretto che ci racconta le ultime di mercato. Ciao, ciao Simo, ciao a tutti e ci ritroviamo qui domattina a questo punto con un altro Mattino Milan. Mi raccomando like, commenti, condivisioni, iscrizioni e la campanella. Ciao. Ciao a tutti!